C'è un antico proverbio, mi sembra un proverbio, se non sbaglio, persiano o iraniano, che dice che se io do una moneta a te e tu dai una moneta a me, abbiamo una moneta in tasca. Ma se io do un'idea a te e tu dai un'idea a me, abbiamo due idee in testa. Questo preambolo per introdurvi alla penna di oggi, una Montblanc 149 The Expressive. Fritz Schimpf è una penna esclusiva, direi una penna unica, così come unica e ancora più unica, anzi, è l'amicizia. Ho incontrato recentemente una persona, Nicola Curcio, al quale appartiene la collezione di penne, una delle quali è questa che vi presento oggi. E insomma non ci si ferma ovviamente alla passione comune, ma si parla di tante cose. Ho qui con me un libro di un filosofo recentemente scomparso che mi ha suggerito, e devo dire la verità, davvero molto interessante, geniale come molti, non tutti i filosofi, ma davvero interessante per gli aspetti che va a toccare. Ma adesso veniamo alla nostra penna e togliamoci anche subito uno scoglio grande ogni volta che si parla di lusso, ogni volta che si parla di oggetti esclusivi. Il prezzo. È una penna costosa, muove dalla 149 calligrafi di Montblanc, ma questa è ancora più esclusiva e quindi il prezzo è un prezzo ancora più alto. Fatta questa premessa, vale la pena andare a vedere perché costa di più e se vale di più questi soldi? E la risposta è senza dubbio sì. È una penna che nasce da una famiglia, da un'azienda possiamo dire, ma è un'azienda familiare, quindi dicevo bene, da una famiglia. Fritz Schimpf è un'azienda che per festeggiare i 140 anni della propria attività e soprattutto di una proficua collaborazione proprio con Montblanc, un'azienda di Tubinga, ha deciso di far creare, nella verità, da Montblanc un pennino ancora più esclusivo di quello che equipaggia la 149 calligrafi. È un pennino italico flessibile che si chiama The Expressive, dedicato proprio all'espressione calligrafica, con un pennino così particolare come è quello italico. Ho parlato subito di prezzo, ma certo, andiamo a vedere, cominciando dal packaging, che cosa c'è dietro questa cifra importante. Il packaging è quello di una 149, però no, in questo caso è un po' più bello e c'è qualche informazione in più su questo scrigno che trovo anche più elegante di quello della 149 calligrafi, quindi fin qui abbiamo un passo avanti, quindi bene per Fritz Schimpf, che ha caratterizzato ulteriormente questo cofanetto. C'è la guida, anche se non vi nascondo che mi sarebbe piaciuto avere di più qualche informazione sul pennino, perché la guida è quella della 149, ci dice come usarla, come inchiostrarla, la garanzia internazionale. All'interno, come vi ho fatto vedere, c'è la penna che estraggo un momento, ma nel cofanetto questa volta, nel fondo, trovo anche qualche informazione in più, per fortuna, e in lingue diverse. Non c'è l'italiano, ma ci sono le lingue principali. Noi ci leggiamo quella in inglese, che dopo vi dirò più nel dettaglio quando andiamo a vedere di cosa si tratta. Sappiamo che nasce dal pennino della calligrafi, che è già di per sé un pennino esclusivo. Però di questa penna sono stati fatti soltanto 80 esemplari. Voi mi direte che già questo potrebbe essere sufficiente a innalzare il prezzo, partendo da una penna che di base, la calligrafi, si avvicina già ai 1.000 euro. Questa penna però offre molto di più degli 80 esemplari, perché offre un pennino che è esclusivo, è un pennino fatto apposta da Montblanc secondo le richieste, le specifiche e anche le aspirazioni che una famiglia che coltiva la scrittura, tanto è vero che avrete visto, fa una ricerca verso gli inchiostri, fa una ricerca verso la carta, che proveremo dopo, ha sempre avuto come attenzione e
Il pennino è un pennino fatto artigianalmente, non è certo il pennino stampato in scala, è un pennino fatto artigianalmente, ulteriormente modificato, lo vedremo nelle foto, quelle ravvicinate, è ulteriormente modificato nella nervatura, nella flessibilità, quindi nella meccanica stessa, perché viene richiesta un punto di flessione diverso rispetto a quello della calligrafi, perché la punta è diversa, impatta in maniera maggiore rispetto a quel extra fine che possiamo dare come tratto di partenza alla calligrafi, e quindi è stato rivisto anche in questo. 80 pezzi, e allora qui sì che mi sento di dire che pago qualcosa che non è la semplice stilografica, non è la 149 con il logo o la scritta aziendale a caratterizzare non so, il 140° anniversario, non è la stampigliatura sul pennino che mi dice questa è una penna esclusiva, ma poi il pennino è una F, una M, o addirittura anche il flessibile Montblanc che posso trovare su altre penne. Qui c'è un reale valore aggiunto molto significativo, che è un pennino che potete comprare solo su questa penna, solo nel negozio di Sebastian Holz, solo in quegli 80 esemplari che, manco a dirlo, non esistono più disponibili, e chi li ha comprati li terrà ben stretti, perché è una penna che senza dubbio, a meno che Montblanc non decida di produrre in maniera più consistente, con qualche pezzo in più, questo pennino, rimarrà patrimonio soltanto della The Expressive Fritz Schimpf. E adesso andiamolo a provare. Ho caricato la penna con il verde gris di Röhrer Klinger, un inchiostro che conoscete bene perché è un ottimo inchiostro. Non l'ho fatto con gli inchiostri prodotti dall'azienda, prodotti secondo le specifiche dell'azienda, perché li abbiamo già visti, provati in diversi video, quindi non volevo essere ripetitivo. Una penna stilografica che non andrò a spiegarvi nella sua analisi statica, perché non è nient'altro che una Montblanc 149, bella senz'altro, ma identica a tante altre. La differenza sta nel pennino. L'unica concessione che mi prendo riguarda proprio quest'ultimo, e cioè un pennino che, come potete vedere, reca il logo della calligrafi, ma in aggiunta, oltre ai 18 carati che è evidenziato qui, che è la percentuale di oro presente nel pennino, c'è la scritta Fritz Schimpf, lo vedrete meglio nelle immagini, e la scritta The Expressive, cosa che a titolo molto personale, e quindi prendetelo proprio in questo senso, forse un po' troppo zeppo di informazioni. Mi sarebbe piaciuto vedere di più soltanto The Expressive, o addirittura sacrificare un pochettino questo logo per dare una connotazione ancora più forte al pennino. Insomma, o l'uno o l'altro. È sempre bello, è grande, quindi c'è spazio per tutto, ma forse un pochettino più di attenzione anche alla grafica poteva essere data, visto che tanto è bello il carattere che hanno scelto per The Expressive, che tratteggia proprio e richiama l'italico di questo pennino, quanto un pochettino più freddo che tratteggia invece il Fritz Schimpf. La proviamo sulla carta Fritz Schimpf Fein Post. È una carta liscia ma che conserva una microporosità molto apprezzata. Del resto, proprio così a sottolineare l'attenzione e anche la conoscenza che questa azienda ha verso i prodotti stilografici, nei suggerimenti, nel manualetto che vi ho mostrato prima, dove ci sono i suggerimenti, scrive che la carta molto liscia può ridurre significativamente il piacere di scrivere con questo pennino. Beh, certo, lo è così per tutte le penne stilografiche, perché non aiuta il flusso capillare, quindi potrebbe dare dei problemi di falsa partenza o di skipping, e tanto è vero che la carta sulla quale proviamo, che è prodotta con le loro specifiche, è una carta che è fatta senza dubbio in maniera intelligente. Inoltre dice che il pennino dell'espressivo vuole essere scoperto, cioè non può capitare l'amore a prima vista, però va scoperto, ed è vero, come tutti i pennini, quelli specialistici. Però lasciatemi dire che in questo caso il pennino è un pennino che trova davvero la compiutezza nella penna, perché
tante volte me l'avete sentito dire, la 149 è una penna grande, una penna importante, una penna che quindi ha anche un diametro nell'impugnatura abbastanza importante. Una mano come la mia, per esempio, è proprio al limite di quelle misure che sono per esempio tra impugnatura e pennino e quindi inclinazione per mantenere i tre lati, la triangolazione dei tre lati. E, insomma, potrebbe per esempio cambiare un pochettino l'inclinazione e variare quindi l'angolo d'attacco, l'incidenza, tutte cose che trovano, vi dicevo, compimento in questa penna, perché un pennino con un tratto abbastanza largo come quello di un pennino tronco italico si confà senza dubbio meglio a questa penna. Il bilanciamento che sentiamo non appena la penna tocca la carta è quello dovuto ad una penna di queste dimensioni, di questo peso e di questa stazza. Assolutamente sì, cosa che col pennino della 149 calligrafi non sempre si riesce a cogliere, perché non c'è, perché è una punta troppo sottile rispetto ad una penna così consistente. È flessibile, e come flessibile, veramente gustoso, veramente notevole. Proviamo più in piccolo. Qua. Usiamo il pennino, divertiamoci un pochettino anche con altre configurazioni. Guardate come scrive a seconda di come lo mettiamo. Questo è un pennino che è assolutamente fatto bene, come Dio comanda. Ancora una volta torno sul discorso iniziale del prezzo, perché questo è un pennino fatto a mano, si sente, è un pennino a posto. È un pennino a posto, si trova bene con tutti gli inchiostri, con quasi tutte le carte, perché è fatto bene. La flessione avviene in maniera progressiva, molto più pastosa e omogenea rispetto, per esempio, al fratello calligrafi. La capacità di adattarsi alle varie inclinazioni e impugnature della penna, lo facciamo così, vediamo se parte, inclinato, sto utilizzando un angolo molto stretto, oppure usiamo questo qua per perpendicolare. Come vedete sono praticamente a 90 gradi. Proviamo a girarlo un pochettino. Allora, intanto scriviamo così in maniera inclinata, facciamo perfetto. Proviamo a inclinare un pochettino, ad angolare il pennino, e qui otteniamo quella variazione di tratto che un pennino italico garantisce, assicura, perché è proprio questo il bello. Lo angolo ancora di più, sono quasi perpendicolare, mi metto così, Mont Blanc Flex. Ovviamente la flessibilità avverrà in questo senso, scrive e ovunque lo mettiate, comunque lo mettiate. Quindi per me questa Mont Blanc
149 Fritz Schimpf è spettacolare. Infatti avevo scritto in un post che ho pubblicato, è amazing, veramente notevole, bellissima, bella bella. Ma io sono un curioso e cerco sempre di mettere alla prova tutto quanto. Quindi scritto, cioè provata sulla carta che produce Fritz Schimpf, beh, qualcuno potrebbe pensare l'hanno fatta lì, l'hanno sviluppata lì, quindi scrive bene ovunque. Allora la proviamo un attimo sulla carta Rovia. Acciderba, scrive bene anche qui. Scrive bene anche qui. E beh, sul quaderno, vediamo, ho uno spazio bianco, mi ero preso questo perché eccolo qua, ha una carta porosa, stiamo parlando del monocromo pigna, una carta che insomma non è delle più belle, una tramatura dove l'inchiostro è anche facile allo spiumaggio. La proviamo qua. Però scrive comunque sempre e anche bene. E anche velocemente. Questo è il bello, che secondo me questo è uno dei pennini più, appunto, eh, più belli su una stilografica tutto sommato di produzione, sebbene stiamo parlando di un pennino artigianale, quindi in realtà non è più vero la mia premessa, ma è uno dei pennini più belli che io abbia avuto la possibilità di provare fin d'ora, lasciando fuori ovviamente i pennini, quelli di una volta, che venivano fatti probabilmente proprio in questa maniera. Cari amici, grazie a tutti e grazie a Nicola per avermi prestato questo piccolo capolavoro. Vi aspetto ai prossimi video.